cosa ci faccio qui anche oggi, visto che non è un mio giorno? Sì, ormai l'hai capito, esco a giorni alterni con i miei video, sono uscito ieri, uscirò domani con i video della scaletta originale. Tuttavia ci tenevo tantissimo a sviluppare un argomento estremamente interessante e di scottante attualità senza sottrarre in questo modo tempo agli altri video in scaletta, e quindi ti rubo questa giornata semplicemente per andare a trattare quello che sta infiammando in questo momento la community, ovvero l'argomento relativo alla sicurezza comparata dei tre principali sistemi operativi, e quindi naturalmente Windows, Linux e macOS. I sostenitori delle varie fazioni sostengono giustamente i loro diritti, ma a mio avviso ciascuno lo fa un pochino con i paraocchi, senza andare a guardare in un'ottica più generale quello che sta succedendo, anche perché ci sono delle dinamiche che sono attualmente in atto e che sono estremamente importanti. Lo stesso titolo di questo video non è farina del mio sacco, ma come vedrai l'ho rubato pari pari, bonariamente lo riconosco, ad un articolo di giornale estremamente interessante che ogni utente di Linux dovrebbe tenere in giusta considerazione. E allora non perdiamo altro tempo e tuffiamoci subito nell'argomento del giorno. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Ritengo che per partire con il piede giusto sia opportuno, come prima cosa, avere delle corrette dimensioni dell'argomento di cui parleremo a breve. Per questo motivo ho scelto le statistiche di StatCounter, che è un'agenzia che si occupa non di informatica ma semplicemente di statistiche generali e che quindi è assolutamente imparziale in merito. Quello che ci dice è che a livello mondiale la diffusione dei sistemi Windows ammonta al 72,5%, la diffusione dei sistemi macOS si attesta attorno al 14,7%, mentre Linux è diffuso a livello mondiale per il 4,05%. Se andiamo invece ad osservare quella che è la realtà italiana, scopriamo che Windows ha una diffusione leggermente maggiore, attestandosi attorno al 78,6%, macOS è anch'esso un pochino più diffuso sul nostro territorio nazionale, arrivando quasi al 15%, mentre le statistiche di Linux a livello nazionale sono un pochino più basse. E infatti Linux in Italia è diffuso solo per il 3,22%. Ma quello che ci interessa maggiormente nel nostro caso è osservare che la diffusione di Windows è rimasta sostanzialmente stabile in quest'ultimo anno, che Mac ha avuto una leggera flessione negativa, mentre Linux ha guadagnato un pochino di terreno, partendo per la precisione nel marzo 2023 con l'1,83% e finendo nel marzo 2024 con il 3,25%, quindi ha rosicchiato quasi un 2% di fetta di mercato. Ma perché ti sto annoiando con tutti questi numeri? Semplicemente per arrivare a dimostrarti che a fronte di una così massiccia ed innegabile diffusione di Windows rispetto agli altri due sistemi operativi, il numero di vulnerabilità a cui è esposto questo sistema è, percentualmente parlando, decisamente inferiore rispetto agli altri due. Ti ricordo infatti, come abbiamo già detto in un video precedente, che ad un attaccante conviene sempre concentrarsi sui sistemi di maggior diffusione, perché scoprendo delle vulnerabilità su questi ultimi potrà colpire un numero maggiore di vittime. Se infatti ci spostiamo sul sito CVE Details, che è il sito di riferimento per quanto riguarda le vulnerabilità dei vari sistemi operativi, avremo sicuramente una grossa sorpresa. Come puoi vedere, infatti, il sistema su cui nel 2024 è stato scoperto il numero maggiore di vulnerabilità è incredibilmente proprio Linux, con la bellezza di 762 vulnerabilità diverse. A seguire, oltre alle versioni server di Windows, abbiamo la 23H2 e la 22H2 di Windows 11, entrambe con 179 vulnerabilità, macOS con 174 vulnerabilità, la 21H2 di Windows 11 con 173 vulnerabilità,
mentre Windows 10 nelle versioni 22H2 e 21H2 ha in entrambi i casi 170 vulnerabilità. Ma il punto a cui volevo arrivare in realtà era un altro, ovvero il fatto che non appena Linux ha guadagnato quei punti percentuali in termini di diffusione è immediatamente entrato nel mirino degli attaccanti. Infatti Tom's Hardware, a cui ho rubato, come ho detto in apertura, il titolo del video di oggi, titola esattamente questo: Linux sotto assedio. Ci sono molti attacchi contro gli anelli più deboli. Se andiamo a leggere l'articolo un pochino nel dettaglio, scopriamo che nella comunità open source si sta diffondendo l'allarme riguardo a una serie di attacchi mirati ai manutentori dei progetti, simili a quelli che hanno portato al recente tentativo di inserire una backdoor in una libreria fondamentale di Linux. Ed infatti il punto debole di Linux è proprio questo, ovvero il fatto che molti progetti fondamentali per Linux sono mantenuti da una sola persona, spesso in modo volontario e come attività nel tempo libero. In genere si tratta di sviluppatori molto bravi, ma è una situazione dove qualcosa di insolito può anche sfuggire all'attenzione. E se si riesce a mettere una backdoor nei software più usati nei server mondiali, la portata del danno è inimmaginabile. Ed infatti nel prosieguo dell'articolo leggiamo proprio che secondo la OpenJS Foundation e l'Open Source Security Foundation ci sono diversi motivi per essere sospettosi. Per esempio di recente è arrivata una serie di email sospette che si ritiene siano un tentativo di interferire con un progetto JavaScript molto popolare di cui non viene fatto il nome. Come leggiamo in queste mail, gli attaccanti cercano di farsi aggiungere come manutentori del progetto per affrontare eventuali vulnerabilità critiche che però tuttavia non vengono specificate. Un sistema molto simile a quello che abbiamo visto essere stato applicato nel caso della backdoor XZ. A questo punto il sospetto è che l'operazione sia stata già ripetuta molte volte nel corso degli anni e che quella emersa fino ad ora sia solo la punta dell'iceberg. Naturalmente viene anche specificato che il mondo open source ha i suoi giusti sistemi di protezione ed è abbastanza robusto in questo senso. Tuttavia il caso XZ dimostra che esiste almeno una possibile falla e quindi se il criminale riesce a farsi passare per una persona onesta e a diventare manutentore, a quel punto ha il potere di alterare il software praticamente senza che nessuno abbia la possibilità di accorgersene. È quindi il caso di mantenere un massimo livello di attenzione soprattutto sui sistemi open source, perché è probabile che in questo periodo molti dei progetti open source avranno bisogno di una revisione estremamente approfondita per assicurarsi che in passato in essi non siano state inserite vulnerabilità di alcun genere. Ma mannaggia la sbomballata, sverenata, sbullonata, sci! E sì, mannaggia la sbomballata, sbullonata, sdrenata, perché uno dei punti di forza di Linux era proprio il fatto che, benché le vulnerabilità fossero, come abbiamo visto, anche piuttosto numerose, queste venivano risolte in tempi estremamente rapidi. Ma adesso siamo costretti a dubitare anche del lavoro pregresso di anni e questo ci costringe ad una revisione totale dei sistemi che, mi sia consentito dire, in questo senso perdono un pochino di credibilità. Non me ne vogliano gli utenti Linux. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che oggi sono ben due. Il primo va a Nicola Tirelli che si è appena abbonato al nostro canale. E quindi è con piacere, caro Nicola, che ti do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Mentre il secondo ringraziamento è quello dedicato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto come sempre compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento, come di consueto, alla prossima!